E benvenuti in questo nuovo video. Diciamo che dopo il post partita di ieri molti si sono divisi tra è un buon punto, noi invece che diciamo sì è un buon punto ma poteva essere molto di più perché ce lo meritavamo, e diciamo che oggi sicuramente riparleremo di questo, ossia bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto rispetto alla prospettiva che si vuole vedere, e poi riparleremo inevitabilmente dei problemi che ci sono ancora a finalizzare l'azione, perché tanto possesso, ma poi cosa produciamo effettivamente, cosa concretizziamo? E quello secondo me invece rimane un tema, al di là del buon punto in uno stadio difficile, tutto, che adesso andremo sicuramente a discutere, per carità. Però la partita l'abbiamo vista tutti, è innegabile il fatto che meritavamo noi, quindi più che altro da quello ieri veniva la nostra frustrazione, non da altro, proprio perché per come si era messa, per me meritavamo assolutamente i 3 punti. Prima di cominciare questo video di discutere un po' di questi temi, vi ricordo che questo video è uscito anche senza pubblicità per gli abbonati, quindi se volete potete abbonarvi a solo 1,99, che tra l'altro è il prezzo più basso, perché 0,99 mi pare che lo tagliano, YouTube lo toglie, quindi al minor prezzo possibile avete questo vantaggio senza interruzioni pubblicitarie che sappiamo anche noi da usufruttori sono fastidiose, ecco, sì. per non dire altro. Avete anche le pagelle che abbiamo registrato prima, quindi se volete recuperatevi quelle, sempre ovviamente riservate agli abbonati, tanti vantaggi per loro e per il prezzo che viene, è veramente regalato, ecco. E lasciate anche like se volete per far salire il video, e andiamo subito a parlare e a rispondere a quello che ci avete scritto voi sotto il post partita. Iniziamo col primo commento di Maurizio Marchesin, il nostro abbonato, che ringraziamo moltissimo. Grazie Maurizio. Dai, dalla sconfitta con il Cesena mi sembra che tutto sia migliorato sino alla 3/4. L'ultimo quarto resta un'incognita come l'oroscopo. Bene Sverco, peccato non averlo schierato fin dall'inizio di campionato. E andiamo direttamente con Maurizio Scarpa. Ennesima formazione con qualche sorpresa in partenza. Ciò nonostante la squadra gioca a memoria. Anche ieri 65% di possesso palla. Usciamo dal Barbera con la consapevolezza di avere una squadra compatta. Un nome su tutti, Quique Pérez. Mi permetto di fare una sola critica all'allenatore. I cambi andavano fatti prima. Dopo 10 minuti del secondo tempo era chiaro che il Palermo non ci stava capendo nulla. Io avrei inserito subito Yeboah e anche Adorante, anche se oggi fino non mi è dispiaciuto. Adesso sotto con il Frosinone, ennesimo test per capire se siamo davvero grandi oppure no. Sempre, comunque, ovunque, forza, unione. Tanti temi, sì. tutti giusti. Si vede che comunque effettivamente, come diceva Maurizio, qualcosa sta migliorando, e secondo me anche in difesa soprattutto, perché non si vedono più quelle incomprensioni che si vedevano magari nelle ultime partite. Ma comunque Perfetto. In generale si vede che c'è un'unione, un gruppo, secondo me, si capiscono anche meglio, non ci sono più quei passaggi troppo lunghi, troppo corti, vabbè ci sono perché verso fine partita... segneremo sempre. Esatto. E poi sì, comunque verso fine partita anche Busi arriva un po' stanco e fatalità, certo. Sbaglia spesso dall'80° in poi tutti i passaggi. Comunque per il resto l'unico problema è sempre quello. Certo, sì, della finalizzazione, o più che altro ieri secondo me, al di là della finalizzazione, di come non si arriva a finalizzare, però certamente che su tutto il resto quello sicuramente rimane un problema. Su tutto il resto c'è stato un netto miglioramento, sono d'accordo con voi, cioè palese, cioè, questa squadra qua dopo ieri comunque ne esco rinvigorito da quel che ho visto, e ne esco con la consapevolezza che secondo me alla lunga possiamo fare molto bene, sì. Molto bene, perché veramente l'abbiamo dominata noi da tutti i punti di vista, abbiamo fraseggiato bene, e proprio per quello deriva la mia non rabbia, però frustrazione sì, perché lo meritavi per quello che avevi espresso. Poi alla lunga sicuramente questi valori usciranno fuori, e vedo che la squadra si trova sicuramente meglio, e su questo non ho dubbi ed è innegabile. Certamente però che effettivamente se era tutto così perfetto, il gol in qualche modo arrivava. Per carità, eravamo in una condizione ambientale difficile, stadio pesantissimo per essere, se sei la squadra in trasferta, ok, però dico, per come si era messa, infatti. È un rimpianto, non riesco a toglierlo dalla testa. Molti non fanno questo ragionamento, dopo sicuramente riparleremo meglio di questo punto di vista, ci sarà secondo
capitolo tutto dedicato a questa cosa qui. Però sicuramente tornando al campo, sì, manca giusto quell'ultima parte che però non è una cavolatina, cioè manca quell'ultima parte, cioè io ho visto tante volte, anche in situazioni dove la maggior parte del tempo il Palermo è stato dietro, aspettando basso, no? Solo all'inizio ha provato un po' a pressarci, anzi è partito forte con quell'intenzione, ho detto ok, sarà questa la gara. È stata totalmente un'altra gara, però al di là di quello è stata dietro ad aspettarci e qualche volta cercava di uscire, ma senza poi creare nulla di pericoloso, cioè dal punto di vista offensivo, una squadra che non mi ha detto veramente nulla al Palermo. Sicuramente il Palermo aveva delle mancanze perché c'erano dei giocatori che mancavano, però proprio per questo dovevi sfruttare il fatto che, come l'hai visto in quel momento, che l'hai visto Ecco. spento, anche come ha detto Mauro, Stroppa poteva fare i cambi prima perché hai visto come stava andando la partita, hai visto che il Palermo stava giù e potevi mettere benissimo Yeboah un po' prima, perché appena entrato Yeboah veramente la squadra... Cioè, in attacco sicuramente abbiamo avuto tantissime occasioni in più che poi non sono servite a niente, però... Infatti su quello io mi riferivo ieri quando parlavo di togliere Lella, perché ok inizialmente dici non so esattamente magari cosa può fare il Palermo, metto uno che mi può aiutare anche un po' di più in fase di interdizione, uno che di solito magari non gioca, entra dopo magari in determinate situazioni. Ieri lo schiedo al primo minuto perché mi può aiutare contro una squadra che sulla carta comunque è molto più forte di quelle che abbiamo affrontato, sulla carta, poi ieri non lo è sembrato, però sulla carta lo è assolutamente e lo rimane. Però appunto vedi un po' come sta andando il primo tempo, hai visto come è andato il primo tempo, hai visto come è ricominciato il secondo, cioè 5-10 minuti, come diceva Mauro, vai, cioè andiamo col cambio, andiamo con un cambio un po' più offensivo, perché effettivamente poi Yeboah ieri quando è entrato... Sì. Ha un po' sconvolto la gara, non a tal punto perché secondo me non è bastato, perché purtroppo per me meritava un po' di più minutaggio, un po' di più tempo per farlo, perché comunque era difficile scardinare quella difesa e questo ve lo riconosco. Però ecco, una roba che mi stavo dimenticando, in situazioni dove loro erano un attimo non compatti come lo sono state per la maggior parte della gara, si sono create situazioni anche di contropiede dove potevamo fargli male. Ma secondo me quello che sbagliamo lì è sempre che siamo un po' compassati, un po' sbagliamo magari nel tocco di prima, e manca quel coraggio per verticalizzare subito, fare la giocata giusta, o c'è l'intenzione giusta ma si sbaglia all'ultimo passaggio, perché di occasioni potenziali che non sono diventate occasioni ce ne sono state tante, anche ieri, dove il Palermo magari era messo male. Lì vedo che sbagliamo quasi sempre. A me dispiace perché poi ne risente il risultato. Sì, infatti c'erano delle occasioni importanti che poi venivano quasi buttate perché tornava indietro la palla alla difesa anche Eno, visto che ieri era un po' lento nei passaggi, cioè c'è un'occasione, il Palermo è messo male in difesa, sfruttala, sì, vai in contropiede. E invece no, si fermavano e intanto il Palermo si rimetteva tutto perfettamente dietro. Effettivamente poi il Palermo tornava bene dietro, veloce, infatti. e tu basta, hai perso la chance per fargli male, perché poi il Palermo si risistemava e lì diventava un muro, e quindi era tostissima, e questo lo riconosco. Però sicuramente, ecco, mancato qualcuno che facesse l'ultima giocata giusta. Velocemente. Perché per il resto, a livello di gara, cosa vai a dirgli? Della difesa benissimo, del centrocampo bene. Reparto offensivo forse, però anche lì ha lavorato, per me, anche in fila, ha lavorato bene. Sì. Poi ne abbiamo parlato nelle pagelle, quindi se volete lì abbiamo approfondito meglio singolo per singolo, dando tutte le nostre valutazioni del caso. Però secondo me è questo da questo punto di vista del problema offensivo. Magari manca un regista, manca qualcuno che abbia quel coraggio per verticalizzare, anche per di fare l'errore, però di provarci, perché a volte secondo me andiamo troppo in orizzontale, ci tendiamo sempre a fossilizzarsi sulle due fasce, a scambiare palloni sulle due fasce, e da lì viene per me anche il problema della punta, cioè che viene servita poco, perché che sia fila o volante. Mi sembra di ripetere gli stessi discorsi dalla scorsa stagione, però un po' quello. Tendiamo un po' a fossilizzarci lì, a creare le azioni da lì, e va benissimo, però senza mai servire a un certo punto la punta per dire tutto il lavoro poi lo porto a compimento con la punta che deve finalizzare. Perché effettivamente non è che sbagliano, non hanno proprio le occasioni, secondo me, per concludere, per far bene.
Quindi è un po' questo è un po' questo e un po' troppa orizzontalità, un po' di troppo possesso che a volte mi pare un po' sterile. Da lì la frustrazione di ieri, per quanto mi riguarda, un po' questo è il mio discorso. Quindi, viste le condizioni ambientali difficili, insomma, del Barbera, che c'erano inevitabilmente, visto che appunto prima della gara molti avrebbero firmato per un pareggio, Certo. e forse anche noi, però per come si era messa a me rimane rammarico, e mi pare anche a Stroppa abbia detto questo, Sì. se non erro. Quindi, cioè, guardiamo bicchiere mezzo pieno, usciamo con un punto, o mezzo vuoto, potevano essere 3 punti. Leggiamo un commento di Giuseppe Costantini. Avrei messo la firma per un pareggio. Palermo nullo, ex Doge non pervenuto. Pensate che il Venezia debba asfaltare tutti, ma la Serie B è molto difficile. Forza Vecchio Cuore, Nero Verde Arancio, Forza Venezia FC, ottimo punto. E poi Gianni Primo scrive: ho letto pessimi commenti sulla formazione, ma devo sottolineare che Stroppa ha fatto un capolavoro. Eravamo fuori casa contro il Palermo, sostenuto da 31.000 spettatori, e siamo riusciti a dominare metà partita e a portare a casa un buon punto, lottando contro una difesa fortissima. Direi ottimo punto, Stroppa, voto 9. Sì, come dicevamo prima, anch'io avrei probabilmente firmato per un pareggio a Palermo. In quello stadio con tutti quei tifosi, cioè veramente è stato molto difficile, penso, per il Venezia riuscire ad affrontare il Palermo con tutti quei tifosi. E non c'erano neanche i tifosi del Venezia perché in teoria non potevano esserci. Sì. Poi con tutta la spinta anche di quello stadio lì, cioè, ovvio, questo era sottinteso. Però Poi vedendo come si era messa la partita, un po' tutti abbiamo, penso, cambiato idea, almeno noi abbiamo cambiato un po' idea perché abbiamo detto... non so, questo, No, perché ho infatti, visto leggendo molti che questi si sono commenti, accontentati, cioè sì. nel senso di, ok, cioè, certamente non è un risultato negativo, ovvio, Certo. non lo è assolutamente, questo è innegabile, però per come si è messa, anzi non meritavi quei 3 punti, e da lì la frustrazione di dire bastava una giocata, una verticalizzazione fatta bene in più, l'ultimo passaggio in più, un tiro fatto bene così, la portavi a casa e lo meritavi, nessuno poteva dirti niente, e invece non è arrivato. E da lì il rammarico, perché lo meritavi, perché tutto il resto, come abbiamo detto prima, è stato fatto bene, cioè non posso veramente dire, non possiamo dire nulla sulla partita di ieri da altri punti di vista, però sull'ultimo passaggio, sul fare la scelta giusta, perché anche qua, anche la scelta giusta è importante, c'è qualcosa da recriminare perlomeno. Sì, questo era uno scontro diretto in teoria, perché in teoria sono le 2 squadre che dovrebbero stare lì sopra, quindi sarebbero stati comunque 3 punti veramente importanti, e vedendo come si era messa la partita... Per dare una scossa anche, cioè, emotiva all'ambiente, cioè, pensate con una vittoria come ne usciremo in questo momento, come saremo in questo momento. Per carità, sono comunque fiducioso perché comunque ho visto ottime cose, e anzi ho visto una squadra, almeno dal punto di vista tattico, superiore all'altra, quindi complimentissimi a Stroppa, come ha detto Gianni Primo, assolutamente, però ecco, poteva essere ancora meglio. È tutto lì il discorso, questo intendevo. Sì, sicuramente non stavamo parlando del fatto che dobbiamo asfaltare tutti, come diceva Giuseppe Costantini, ma semplicemente vedendola come si era messa, riuscire almeno a fare un gol, perché asfaltare sicuramente lo riusciamo, vedendo l'attacco. No, però di fatto dal punto di vista del dominio li hai asfaltati. Sì, io volevo, bastava un gol per averli asfaltati definitivamente. Sì. Cioè è tutto lì il discorso, non è che dobbiamo asfaltare un avversario. Certe partite come quella con la Juve Stabia ho detto ottimo pareggio per come si è messa. Sicuramente non è la prima rosa del campionato, al di là che mi pare stia facendo anche bene, però dipende dalla partita, come si mette la partita. Poi tutto quello che viene prima la partita di dire cavolo andiamo a Palermo, sono una squadra forse numero 1 del campionato, così passa in secondo piano quando poi vedo il match, analizzo il match e bisogna ardire, cioè a quel punto lì dico no basta il pareggio, cioè prima avrei firmato, sono in campo, no, cioè adesso ho visto come sta andando la gara, quanto stiamo creando, non meritiamo il pareggio, meritiamo di vincere. Sì. A quel punto lì il punto mi accontenta fino a un certo punto. Sì, anche i tifosi del Palermo che abbiamo letto nei commenti hanno scritto un buon punto, un buon pareggio per loro. Sì, tutti scrivono un buon punto, però secondo me c'è qualcuno che sta, diciamo, sbagliando o che si tira un po' indietro. Secondo me in questo momento non dobbiamo tirarci indietro, ma dire
meritavamo noi. Infatti per loro è un buon punto perché Per me sì. potevano perderla. Per come si è messa. Esatto. Nel pregare magari dicevano no, cioè, No, infatti. non dobbiamo vincere a Palermo. Per come si è messa, chiaro che vengano qua a scrivere buon punto. Possiamo dirlo anche noi, sì. Per me, però, se si ha più coraggio, se si è analizzato bene la partita, se si è visto quel che si è visto in campo, non si può dire totalmente buon punto. No, l'abbiamo buttata noi via alla fine. Non so se buttata via, però potevamo essere più bravi negli ultimi metri e nessuno poteva dirci nulla. Quello un po' rammarico. Però comunque sicuramente anche nelle pagelle le abbiamo fatte prima, non è che sono stati una sfilza di risultati, di voti negativi, anzi, cioè, perché veramente non si può dire nulla. Peccato gli ultimi metri, tutto qua. Quindi un po' questo è quello che pensavamo sulla partita in generale. Appunto nelle pagelle abbiamo parlato un po' più specificatamente dei singoli, quindi se volete abbonatevi e ne vedete lì i nostri pensieri, ecco, su giocatore per giocatore, tra titolari e anche subentrati. Lasciate like se vi è piaciuto il video, lasciate like per sostenere il canale e per far crescere per far salire questo video, farlo vedere a più persone possibili, insomma. Commentate dicendo la vostra, anche se siete in disaccordo con noi, basta l'educazione, poi ne discutiamo insieme, per carità, potete anche essere in disaccordo, per carità, noi la vediamo così. E attivate la campanella per non perdervi il nuovo video che uscirà, il prepartita di Venezia-Frosinone, che uscirà venerdì. Altra partita difficilissima, Esatto. tra l'altro. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.